Bentornati ragazzi nel corso di geometria, spero che abbiate digerito a dovere i precedenti appuntamenti riguardo ai nostri poligoni, perché oggi abbiamo bisogno di avere la mente fresca e la voglia di imparare ai massimi livelli per affrontare la scorpacciata di poligoni che andremo a vedere in questa lezione. Negli scorsi episodi infatti abbiamo affrontato i triangoli, i parallelogrammi ed il trapezio. Ed oggi ci concentreremo su tutta quella serie di poligoni che hanno più di 4 lati, come il pentagono, l'esagono, l'ettagono e tutti i loro fratelli. Prima di addentrarci nel cuore dell'argomento facciamo un veloce ripasso. Un poligono è una figura piana delimitata da una linea spezzata chiusa. I segmenti che compongono questa linea prendono il nome di lati, mentre i punti in cui due lati si toccano si chiamano vertici. L'angolo è invece la parte del piano delimitata tra due lati. Cosa significano allora termini come pentagono, esagono, ettagono, ottagono e così via? Sono tutte parole che derivano dal greco antico, come spesso accade ai termini usati in geometria, ed indicano sostanzialmente il numero di angoli e, di conseguenza, di lati posseduti da quella determinata figura. Penta in greco antico significa infatti 5, mentre gonia, angolo. Lo stesso discorso vale quindi per esa, 6, epta, 7, octo e così via. Tutti questi nomi servono a descrivere immediatamente le caratteristiche dei nostri poligoni, ovvero il numero di angoli e di lati necessari per disegnarli correttamente. Come potete ben comprendere è possibile andare avanti in questa serie praticamente all'infinito. Ennagono 9 lati e 9 angoli, decagono 10 lati e 10 angoli, dodecagono, icosagono, che non è il nome di un dinosauro ma quello di un poligono con 20 lati e 20 angoli addirittura. Più il numero di lati aumenta, più è probabile che questi lati siano piccoli e che la figura tenda quindi ad assomigliare ad un cerchio. In realtà nello studio della geometria è molto difficile imbattersi in poligoni che abbiano più di 10, al massimo 12 lati, ma è bene sapere che teoricamente è possibile affrontare con un approccio simile tutti questi poligoni con n lati, soprattutto quando dovremo calcolare il perimetro e l'area. I poligoni che di solito si affrontano nei problemi o sui libri di testo hanno una caratteristica ben precisa, ovvero hanno tutti i lati e di conseguenza tutti gli angoli uguali tra loro. Quando ciò avviene, ovvero quando ogni lato ha la stessa lunghezza di tutti gli altri, possiamo parlare di poligoni regolari. Vediamo i principali nel dettaglio. Il pentagono ha 5 lati e 5 angoli. È molto usato nei loghi e nelle decorazioni, ma il pentagono più famoso del mondo è probabilmente quello americano, ovvero il quartier generale della difesa, chiamato così proprio perché, se visto dall'alto, ha la forma di un pentagono. Esagono è invece un poligono con 6 lati e 6 angoli. Gli esagoni hanno una caratteristica molto importante, si incastrano perfettamente tra di loro, permettendo la costruzione di figure più complesse. Non a caso è anche il sistema usato dalle api nella costruzione degli alveari. Le celle degli alveari infatti hanno tutte forma esagonale. L'ettagono, 7 lati e 7 angoli, è decisamente meno comune, a differenza dell'ottagono, 8 lati, che possiamo trovare ad esempio nei cartelli stradali, come lo stop, o come pianta di diverse costruzioni architettoniche. L'ennagono o enneagono, 9 lati, è un po' come l'ettagono, suo fratello minore, meno usato, mentre quando abbiamo a che fare con un poligono di 10 lati lo possiamo definire decagono. Come già accennato in precedenza si può andare avanti teoricamente all'infinito, ma queste sono le figure con le quali avremo a che fare praticamente nella totalità dei casi. In che modo possiamo calcolare il valore degli angoli di un poligono regolare? Beh, esistono anche in questo caso delle speciali formulette che ci permettono di conoscere il valore della somma degli angoli interni di un poligono e di conseguenza anche di calcolare l'ampiezza di ogni singolo angolo nel caso in cui il poligono sia regolare. Per conoscere la somma degli angoli interni di un poligono occorre utilizzare quindi la seguente formula: parentesi tonda n-2, dove n è semplicemente il numero dei lati, per 180. Ad esempio, se volessimo calcolare la somma degli angoli interni di un esagono, dovremmo fare 6, numero dei lati n, meno 2, quindi 4, per 180, ottenendo 720. Ora, per calcolare qual è l'ampiezza di ognuno dei 6 angoli di un esagono regolare, non ci resta ovviamente che dividere la somma per il numero degli angoli. La formula è di conseguenza, tra parentesi tonda n-2 per 180, diviso n.
Nel caso del nostro esagono di prima avremmo così 720 diviso 6, che è uguale a 120 gradi, che è la misura di ogni angolo. Questa formula vale per tutti i poligoni regolari, l'unica accortezza è appunto quella di sostituire n con il numero dei lati della figura che vogliamo calcolare. Volete sapere perché si usi proprio questa formula? Ma ve lo dico subito. Vi ricordate che quando abbiamo parlato dei triangoli abbiamo detto che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi? Bene, ora prendiamo un vertice qualsiasi del nostro poligono, possiamo prendere l'esagono dell'esempio precedente, e tracciare appunto da uno di questi vertici tante diagonali quanti sono i vertici non consecutivi. Noteremo che le diagonali possibili sono sempre n meno 3, dato che escludiamo che cosa? Proprio i vertici consecutivi, che sono sempre 2, e il vertice di partenza. Ora, tracciate queste diagonali, otteniamo la figura divisa esattamente in tanti triangoli. Nel nostro caso, sempre 4, ovvero n-2. Ora non ci rimane che sommare il valore degli angoli interni di un triangolo, 180, per il numero dei triangoli, n-2. Ed ecco spiegato il motivo della formula. n-2 per 180. Se siete arrivati fin qui, siete dei supereroi e meritate un po' di relax prima di passare al perimetro e all'area, quindi che ne dite di un bel quiz? Vi faccio una domanda. Cosa significa, secondo voi, la parola perimetro? Intanto diciamo che deriva, come di certo avrete già immaginato, anch'essa dal greco antico. E significa A. Moltiplicare i metri. B. Circondare un frutteto. C. Misurare attorno. D. Guardare attentamente. Vi lascio qualche secondo per pensare. Ci siete quasi? Sto per darvi la soluzione, che è la lettera C. Perimetro infatti deriva da peri, attorno, e metron, misura. Quindi letteralmente è proprio misurare attorno, che se ci pensate è proprio ciò che facciamo quando calcoliamo un perimetro. Calcolare il perimetro di un poligono regolare è un gioco da ragazzi, perché ovviamente parlando di una figura che ha tutti i lati uguali, ci basterà moltiplicare il valore della lunghezza di un lato per il numero dei lati, per n. Mentre se il poligono non è regolare, non esistono scorciatoie, bisogna proprio sommare il valore di tutti i lati. Pronti per passare all'area? Dai, che siamo all'ultimo sforzo. E poi ora devo presentarvi una parola nuova che fino a questo momento non avevamo ancora incontrato, ma che sarà molto importante proprio per calcolare l'area dei nostri poligoni, ovvero l'apotema. Ok, lo so, non ne potete più di sentire parole in greco antico, ma vi prometto che per questa lezione è l'ultima. Apotema deriva da apo, che significa lontano, e titemi, porre, collocare. Quindi ci dà l'idea di qualcosa collocato lontano, ed infatti l'apotema è il segmento che collega il centro della figura, quindi il punto più lontano dai lati, con il punto medio di uno dei suoi lati, ed è perpendicolare appunto al lato stesso. L'area di un qualsiasi poligono regolare si può calcolare con la formula perimetro per apotema diviso 2. Come sapete, a noi su questo canale piace sempre indagare il perché delle cose, comprendere le formule, non solo studiarle a memoria, e questa è la spiegazione di questa formula. Ogni poligono regolare si può dividere in tanti triangoli quanti sono il numero dei suoi lati, collegando il centro con i due vertici estremi di ogni lato. Ricordate la formula per calcolare l'area di questi triangoli? Base per altezza diviso 2, dove la base in questo caso equivale ad L, la misura del lato del poligono, e l'altezza proprio all'apotema. Nel nostro esagono di prima, ad esempio, formato da 6 triangoli, avremmo calcolato l'area di uno dei 6 triangoli. E cosa dobbiamo fare per calcolare l'area di tutta la figura? Semplicissimo, moltiplicare il tutto per n, il numero dei lati. La nostra formula si trasforma così in n, numero dei lati, per L, per apotema, diviso 2. Ma come abbiamo imparato quando abbiamo studiato le proprietà, la proprietà associativa ci dice che in una moltiplicazione possiamo sostituire a 2 o più fattori il loro prodotto, senza che il risultato cambi. Sostituiamo quindi ad n per L il loro prodotto. Ma che cos'è lato per numero dei lati se non la misura del perimetro? Ed ecco ancora una volta spiegata la formula. Perimetro per apotema diviso 2. Cari ragazzi, abbiamo terminato e se il video vi è sembrato utile vi chiedo un favore: lasciate un like, iscrivetevi al canale, questo aspetto è molto importante per farci comprendere che il nostro lavoro sta andando nel verso giusto, condividete il video con i vostri amici che potrebbero aver bisogno di qualche dritta sull'argomento e lasciate un commento, magari facendoci sapere se è tutto chiaro, se c'è qualcosa da spiegare in maniera più approfondita, e risponderemo personalmente ad ognuno di voi. Se poi dopo aver studiato avete voglia di accompagnarci in qualche viaggio, potete seguirci anche nell'altro canale, Genitori Viaggiatori,
superiori. Un canale adatto a tutti, grandi e piccini, nel quale ci divertiamo a raccontare le piccole avventure vissute insieme alla nostra famiglia. Vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un grande abbraccio e alla prossima. Ciao!